Ciao a tutti, ben ritrovati! In queste settimane ho colmato il vuoto estivo delle poche pescate che ho fatto, pubblicando comunque ogni 15 giorni un video. Ma per me sono passate diverse settimane dall'ultima pescata. Ho talmente tanta voglia di pescare che a momenti infiocinavo anche i pesci dell'acquario. No, scherzo, quelli li ho infiocinati già da tempo. Come spesso faccio, inizio questo video ringraziando tutti i nuovi follower e tutti coloro che hanno scritto un commento. Grazie, siete stati gentilissimi. Purtroppo di molti di voi non conosco il nome, ma mi è giunta voce che ho 5 piccoli nuovi fan. Quindi saluto Giulia, Gabriele, Michele, Nicolas e la piccolissima Irene. Ovviamente saluto anche i loro genitori e un grande abbraccio ai loro nonni. Complimenti a tutti, state facendo un lavoro magnifico. Mi raccomando bambini, crescete bene, studiate e chissà, magari un domani curerete la vostra passione per la pesca. Bene, iniziamo la nostra battuta di pesca. Mi sono appena immerso e mi imbatto subito in diverse perchie. Come vedete ce ne sono davvero tante e il loro comportamento è un po' sospettoso. È molto probabile che ci sia un polpo o una seppia o un altro pesce predatore. Vedete, non si allontanano da questa zona, rimangono nei paraggi e io continuo a cercare la presenza di qualche polpo. Le perchie sono in frenesia, mi nuotano davanti con una tranquillità incredibile. Un'altra perchia nascosta dentro la tana, ma dato che volgeva le spalle alla tana, credo proprio che là dentro non ci sia nessun polpo. Ecco altre perchie e non solo, ci sono anche delle donzelle. Come vedete sono appena entrato in acqua. La riva è lì a pochi metri. Mi sembra così strano di aver trovato già un polpo. Continuo a guardare. Così come diciamo in Italia che una rondine non fa primavera, così pure una perchia non sempre rivela la presenza di un polpo. In questo caso però erano presenti diverse perchie e non solo. Guardo un po' attorno, ma alla fine decido di abbandonare l'idea di trovare subito un polpo e attira la mia attenzione una triglia, anzi ce ne sono due. Carico la fiocina e manco il tiro. Oltre a non avere più la vista allenata nel riconoscere al volo i nascondigli del polpo, devo anche aggiustare un po' la mira. Carico nuovamente la fiocina e manco ancora il tiro. Non è una triglia molto grande, ma usando il grandangolo a voi sicuramente sembrerà minuscola. È come darvi torto. Riguardando il video, effettivamente mi sembra delle dimensioni dei vermi che solitamente uso per pescare con la canna da pesca, ma vi assicuro che non è così, è un po' più grande. Vedo che comunque non è una triglia molto grande, non l'ho ferita, quindi la saluto e le auguro buona vita. Dopo qualche minuto scorgo una triglia un po' più grande, così carico la fiocina, mi avvicino lentamente. Loro ovviamente mi vedono da lontano, quindi iniziano a scappare, si avvicinano un po' a me ed ecco che, come vedete, sbaglio proprio di pochissimo. No, in realtà quando carico la fiocina devo tenere l'elastico con la mano, quindi devo premere la mano contro l'asta della fiocina tenendo in tensione l'elastico. In questo caso mi è semplicemente scappato l'elastico e così ho sparato, ma non era mia intenzione sparare in quel momento.
Poco più avanti però cattura la mia attenzione una perchia, eccola. Guardo bene e finalmente, dopo un po', mi accorgo della presenza di una bella preda. Vi invito a scoprire dove è nascosto il polpo. Siete riusciti a vederlo? Ecco la perchia, anche lei vi dà un piccolo indizio. Le perchie non si allontanano quasi mai dal posto dove è nascosto il polpo e come vedete altri pesci ruotano attorno alla tana. Esatto, è proprio nascosto sotto questa roccia. Mi immergo, carico la fiocina e lo pungo. So cosa state pensando e avete ragione. Avrei potuto pungerlo lateralmente e invece lo punto e l'ho fatto nascondere ancora di più all'interno della tana. Fortunatamente non è una tana molto profonda, così prendo subito il raffio e ovviamente cerco di non perdere di vista il polpo. Guardate questi piccoli pesci curiosi che nuotano in prossimità della tana. Lo fanno perché sanno che ci potrebbe essere del cibo. Prendo il raffio, pungo il polpo e lo estraggo facilmente. Adesso i piccoli pesci entreranno dentro la tana alla ricerca del cibo. Smuovendo la sabbia, loro cercheranno del cibo che poteva essere nascosto all'interno della tana del polpo. Oggi voglio provare il nuovo retino che ho preso da Decathlon. È un retino abbastanza grande, autogalleggiante, però come vedete non mi convince più di tanto, così deciderò di ritornare al buon caro vecchio retino che ho modificato con dei lacci per evitare che i polpi possano uscire. I polpi sono degli animali molto intelligenti, così se non chiuderete bene il retino, questi sicuramente troveranno la via di fuga. Poco più avanti una perchia immobile attira la mia attenzione e vedo che davanti a lei c'è una murena. Non capisco quali possano essere le sue dimensioni, non mi sembra grande, così mi limito a infastidirla. Come si gira vedo che è effettivamente piccola e non vale la pena catturarla. Proprio come farebbe un cane da guardia, la perchia rimane vicinissima alla murena. Guardate la freccia, provate a capire di che animale si tratta. Nel mentre che voi ci pensate, carico la fiocina, ma non faccio in tempo a sparare che il tordo verdone scappa. Era lui, nascosto e ben mimetizzato dentro la roccia. Ecco l'ennesima perchia della giornata che mi segnala la presenza di una murena. O almeno credo, dato che è scappata velocissima. Ecco che dopo 20 minuti ne vedo un'altra. Sono sicuro che non mi abbia visto. È intenta a cacciare. Carico la fiocina, mi avvicino lentamente, sparo, la colpisco, ma la punta della fiocina viene bloccata dalla roccia dietro la murena e così lei riesce a scappare. Termina
così questa battuta di pesca. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, anche un commento e attivate la campanella. Aiutate me e Sole a far crescere questo canale in modo che possiamo pubblicare sempre nuovi video e nuovi contenuti. Grazie a tutti.